Ciao ragazzi, oggi vediamo una funzionalità del Bibit, precisamente l'aggiornamento a una nuova versione e poi vedremo le nuove funzionalità collegate appunto alla nuova versione appena uscita del Bibit con la possibilità di sincronizzare spartiti in formato PDF ai progetti audio e le altre funzioni che abbiamo inserito nella nuova versione, la 2.0. Allora, vediamo come si fa l'aggiornamento. Per prima cosa si lancia il Bibit Manager, colleghiamo il Bibit Manager al nostro Bibit, che vedete qui sulla sinistra. Ecco, il Bibit Manager ha rilevato la presenza di una nuova versione. Noi attualmente abbiamo caricata la versione 1.2 del Bibit Manager e la versione 1.3 del Bibit. Procediamo dunque all'aggiornamento. Ecco, l'aggiornamento mi chiede una cartella di destinazione per il software che vado a scaricare, il nuovo software. Seleziono questa cartella e procedo al download del nuovo software, che sarà il software Bibit Manager. Vedete qui possiamo notare l'avanzamento del download del software. Tra pochi secondi il download sarà completato. Ecco, il download è completato, possiamo chiudere il Bibit Manager e procedere con l'installazione della nuova versione. Andiamo nella cartella dove abbiamo scaricato il nuovo software, lanciamo la nuova versione del Bibit Manager, procediamo con l'installazione della nuova versione del Bibit Manager e andiamo di nuovo a connetterci al Bibit. Abbiamo aggiornato il Bibit Manager a versione 2.0.1, che è l'ultima disponibile. Procediamo ad aggiornare il Bibit attraverso questa funzione che trovate nella barra in basso. Facciamo partire l'aggiornamento. Ci sono dei messaggi che mi chiedono se voglio confermare l'aggiornamento. Lo confermo e vado ad aggiornare la macchina. Come vedete ho una segnalazione che mi indica l'avanzamento dell'aggiornamento. Ora il sistema procederà a caricare il nuovo software prima in memoria e lo trasferirà all'interno del Bibit. Come vedete il Bibit sta scrivendo il nuovo software all'interno della memoria hardware e il manager sostanzialmente ha finito la sua attività, quindi si disconnette dal Bibit mentre la macchina continua ad aggiornarsi. Tra pochi istanti avremo completato l'aggiornamento del Bibit. Bene, l'aggiornamento è quasi terminato, il Bibit in automatico riparte, quindi esegue un restart in maniera indipendente. Il manager rimane scollegato, ma in questo momento non ci interessa. Ok, il sistema è completamente aggiornato. Torniamo a collegarci al Bibit. Vedete, ho trovato il mio Bibit qui in fondo alla lista. Mi collego al Bibit e vedrò le nuove versioni, la 2.0 per il firmware del Bibit e la 2.0.1 per il Bibit Net. Bene, da queste versioni possiamo caricare e sincronizzare gli spartiti. Vediamo come. Eccoci, qui vediamo velocemente le nuove features del software 2.0, la gestione degli spartiti che sono poi visibili con la app Prompter disponibile su tablet, sia formato iPad che Android o su smartphone. La gestione del taglio del punto di inizio e fine del progetto audio. Possiamo tagliare un massimo di 10 secondi all'inizio o alla fine per scegliere il punto di inizio preciso, quindi eliminare le porzioni di bianco dei nostri progetti audio. La possibilità di leggere il testo in formato le lyrics all'interno, che sono presenti all'interno dei formati MP3, specialmente per le backing tracks scaricate dal sito songservice.com, e altre modifiche che sono state fatte, la possibilità di caricare file audio fino a 2 ore, e la possibilità di separare le tracce stereo e altre
funzioni con anche alcuni bug fix che sono stati segnalati dagli utenti. Vediamo ora le funzioni principali, che sono quelli del taglio, inizio e fine per eliminare il bianco dei progetti e la gestione degli spartiti. Vediamo alcune funzioni della nuova versione 2.0 di VBit. Incominciamo dalla gestione del bianco, con la possibilità che abbiamo da questa versione di eliminare la parte iniziale dove il nostro progetto audio non suona. Quindi se vogliamo avere uno start immediato, no? Possiamo eliminare questo bianco muovendo questo cursore qui all'inizio e lo posizioniamo ad esempio in questa posizione, no? Da questo momento il play sarà immediato. Abbiamo eliminato la porzione che all'inizio è vuota. La stessa cosa possiamo fare nella parte finale del nostro progetto audio. Possiamo andare a eliminare la parte bianca fino a circa 10 secondi. Quindi questa funzionalità ci permette di tagliare le parti vuote del nostro progetto audio. Vediamo ora un'altra funzionalità molto importante ed esclusiva del VBit, la possibilità di inserire all'interno di un progetto audio gli spartiti. Occorre selezionare il progetto audio e andare a caricare dei file PDF cliccando questa funzione che si chiama Scores. Qui possiamo premere questa icona che mi consente di aggiungere uno spartito. Selezioniamo il punto all'interno del quale sappiamo che ci sono gli spartiti. Ecco, qui abbiamo 5 spartiti che sono relativi al brano che stiamo suonando, quindi in questo caso le 4 stagioni di Vivaldi. Carichiamo gli spartiti. Ecco, abbiamo la parte di violoncello, la parte di organo, la partitura completa, le viole, violini, violino primo e violino secondo. Possiamo caricare tutti questi spartiti all'interno del VBit e fare in modo che ogni strumentista legga sul device, quindi sul suo smartphone o sul tablet, lo spartito relativo alla sua parte musicale. Quindi ad esempio il violinista leggerà lo spartito che riguarda la parte di violino e il violoncellista leggerà la parte relativa al violoncello. Il direttore d'orchestra leggerà la partitura completa. Ovviamente sulla applicazione che si chiama Prompter e che può essere scaricata gratuitamente dagli store sia in formato Apple che Android, dalla applicazione poi vedremo che si può selezionare lo strumento e quindi la partitura che può essere visualizzata. Quindi sul nostro stage possiamo avere diversi strumentisti con diverse partiture, tutte sincronizzate alla stessa sequenza musicale. Carichiamo le nostre partiture. Ecco, adesso abbiamo qui sotto tutte le partiture che sono caricate e sono solamente da sincronizzare. Il procedimento di sincronizzazione è veramente molto semplice. Bene, procediamo alla sincronizzazione, facciamo partire la musica e tocchiamo questo tasto ogni qualvolta vogliamo cambiare la pagina. La pagina che sta suonando sarà la current page, la pagina verso la quale andremo sarà la next page, che è quella che possiamo selezionare in questa porzione di schermo. Quindi potrebbe essere particolarmente utile se ad esempio abbiamo un ritornello e vogliamo tornare indietro. Con questo tasto possiamo cambiare la next page e selezionarne una precedente. Partiamo con il brano. Ecco, abbiamo finito la sincronizzazione di questo brano di Vivaldi
nella sezione dello spartito generale, quindi lo spartito che andrà visualizzato probabilmente al direttore d'orchestra. Allo stesso modo possiamo andare a sincronizzare le parti di altri strumenti, come ad esempio il violoncello, per esempio il violino. Vediamo in questo caso schermata che ci illustra la pagina del violino, mettiamo come prima pagina la seconda e come pagina seguente la pagina numero 3. Quindi facendo partire di nuovo la sincronizzazione dall'inizio. Ora lo facciamo scorrere tutto il brano. Andiamo a vedere invece, sempre nella parte che abbiamo già sincronizzato, quella della partitura, le possibilità che abbiamo di andare a modificare il punto di sincronismo del cambio pagina, quindi possiamo spostare la pagina, il cambio pagina, se lo vogliamo anticipare o posticipare anche di qualche secondo. Vediamo qui sotto indicato il valore, possiamo cancellare la pagina, possiamo cambiare il numero di pagina nel qual caso avessimo fatto degli errori durante la sincronizzazione. Qui vedete che tutto il brano, che dura circa 3 minuti e 20, ci sono una serie di pagine che in automatico verranno cambiate. Bene, ora vediamo invece sul tablet come viene visualizzato lo spartito. Bene, prima di vedere come viene visualizzato lo spartito sul tablet, un'altra cosa importante è assegnare il nome allo strumento, perché ogni spartito ha un nome che poi viene associato sul tablet allo strumento, per cui il violino vedrà lo spartito dedicato al violino, la partitura vedrà lo spartito dedicato alla partitura, e i vari strumenti avranno ognuno la propria denominazione, che è libera, si può scegliere, si può scrivere da questa schermata facilmente. Io in questo caso assegno alla traccia partitura il nome partitura, e quindi quando andrò a collegare il tablet tramite il prompter al BBIT potrò scegliere se visualizzare il violino, la partitura o uno degli altri strumenti. Vediamo ora la visualizzazione degli spartiti tramite tablet. È necessario scaricare l'applicazione gratuita Prompter nell'ultima versione, disponibile negli store per Apple o Android. L'applicazione è disponibile per tablet o per smartphone. Carichiamo l'applicazione, la nostra applicazione. Ci chiederà in questa fase di collegarsi al BBIT che viene collegato alla rete. Lo colleghiamo al BBIT. In questo caso andiamo a selezionare, quindi a caricare il brano musicale all'interno del quale avevamo in precedenza sincronizzato le scores. Andiamo sugli spartiti, ecco che vedete già mi compare la prima pagina delle 4 stagioni, e se faccio partire il brano musicale vi faccio vedere come posso selezionare un altro strumento. In questo caso qui abbiamo la possibilità di vedere le varie parti. Selezioniamo il violino solo e in questo caso mi fa vedere lo spartito del violino solo, quindi partirò con l'esecuzione della sequenza e il tablet mi mostrerà lo spartito del violino, quindi potrei avere sul palco diversi tablet con tutta la strumentazione orchestrale, e ogni musicista avrà la visualizzazione ad hoc a seconda dello strumento che deve suonare, tutto perfettamente sincronizzato. Vi ringrazio e buon divertimento, buon lavoro con il nostro BBIT. Ciao!